Ciao a tutti amici, benvenuti o bentrovati. Per chi ancora non lo sapesse, con questo format andiamo a cercare l'origine di molte parole o modi di dire di origine antica o dialettale. Poi vi lascio tutto in descrizione come sempre. Se ve li siete persi c'è un'intera playlist di questo tipo di video. Cominciamo. Numero 1, mandare a patrasso. Non è certamente un'espressione molto usata nella lingua italiana, ma possiamo senz'altro affermare che ha un significato particolare. Patrasso è una città greca che in questa espressione non c'entra la geografia. Parliamo piuttosto di un evento storico, la sconfitta della Repubblica di Venezia contro l'impero degli Ottomani nella battaglia che si tenne in questa città. L'espressione mandare a Patrasso rievoca infatti questo evento e viene di conseguenza utilizzata con lo stesso significato di mandare in rovina. Tra l'altro vi ricordo che se volete sostenere il canale in descrizione trovate come fare. Numero 2, buttarsi a capofitto. È un'espressione che viene usata per descrivere situazioni in cui ci si impegna totalmente per raggiungere un obiettivo, per svolgere un compito o un lavoro. La spiegazione va ricercata nell'immagine di una persona che si è lanciata con la testa, il capo, protesa verso il basso, tanto da infilarsi dentro qualcosa di fitto. L'idea del buttarsi in questo modo piuttosto pericoloso spiega la determinazione e voglia della persona nel portare a compimento questa azione. Numero 3, a tempo debito. È un'espressione usata quando vogliamo specificare che un certo evento avverrà in futuro, ma solo in un preciso momento. Quale momento? Quello giusto. L'aggettivo debito sappiamo avere significato di opportuno, in quanto deriva da un termine latino che significa dovere. In questo caso parliamo del momento temporale in cui l'evento dovrà avvenire, in quanto sarà il momento giusto. Poi, numero 4, mettere il fieno in cascina. È un'espressione che si usa per descrivere una serie di attività che ci consente di prepararci adeguatamente in previsione di necessità future o di imprevisti. In Italia la cascina è un edificio adibito a fienile, come tutti sapete. Qui il fieno viene raccolto e stoccato per essere utilizzato come cibo per le mucche nei mesi successivi, cioè significa fare scorte in pratica. Numero 5, capo di gabinetto. È un'espressione che sentiamo spesso durante i notiziari alla televisione relativi al lavoro della politica o del governo italiano. Nel linguaggio comune siamo probabilmente più abituati a intendere gabinetto come la stanza del bagno. In questo caso però il significato è molto differente. La parola gabinetto nella sua versione originale francese significa cabina, inteso come piccola stanza. Qui nella fattispecie si riferisce alla stanza privata di un alto funzionario di governo, come ad esempio il capo dello Stato, in cui si riuniscono i suoi più stretti collaboratori. Di conseguenza il capo di gabinetto è la figura responsabile del lavoro di queste persone. Numero 6, un giorno palindromo. Allora, avrete già sentito dire molte volte, capita quando la numerazione della data ha una combinazione particolare nella successione dei numeri. Nello specifico, leggendo la data da sinistra a destra, come si fa abitualmente, si ha lo stesso ordine di cifre che si trova invertendo il senso dalla lettura da destra a sinistra. Facciamo un esempio scrivendo in formato numerico la data del giorno, ad esempio il 12/2/2021. Se ci fate caso leggendolo al contrario si legge allo stesso modo. Si nota chiaramente che la successione dei numeri è speculare se letta da sinistra a destra o viceversa. Ma perché si dice palindromo? Non ha nulla a che vedere con la giornata in sé, ovviamente. Il termine palindromo deriva dal greco e ha significato di correre all'indietro. Nel caso specifico si riferisce proprio al fatto che la lettura fatta all'inverso non cambia la struttura finale del testo. Troviamo palindromi anche nelle parole di uso quotidiano. Pensiamo ad esempio al termine osso. Bene amici, anche oggi abbiamo finito. Al prossimo video, grazie per la visione, a presto. Ciao.